Ecco il maglioncino terminato e vaporizzato. Mi raccomando, vaporizzate sul rovescio del lavoro perché il filato ha il pelo. È una semplicissima lavorazione di maglie alte chiuse insieme. Siamo partite da un'estremità lavorando in giri di andata e di ritorno, alternando semplici giri di maglie alte separate da catenelle e poi riprendendo le maglie alte chiuse insieme. Quindi si parte da un'estremità, man mano che si lavora si forma il pannello, quindi il quadrato. Ne abbiamo lavorati due, avanti e dietro, identici. Questo è l'effetto. Abbiamo chiuso un laterale lasciando libero il sottomanica al quale poi abbiamo attaccato il filo e quindi abbiamo lavorato la manica con lo stessissimo punto, mentre nella parte dove abbiamo iniziato il lavoro non ho cucito sino alla punta, ma bensì dopo l'inizio del lavoro, perché mi piaceva l'idea di questo, diciamo, micro spacchetto. Un semplicissimo bordo alla fine di maglie alte chiuse insieme. Ehm, Questo è l'effetto, semplicissimamente chiuso sulle, quindi una semplicissima lavorazione chiuso sulle spalle per la lunghezza desiderata. Lo scollo è leggermente a barca, quindi spero che vi piaccia. Fatemi sapere, iscrivetevi al mio canale e ci vediamo alla prossima. Grazie. Ben ritrovati. Per la realizzazione di questo nuovo progetto, questo maglioncino semplicissimo, io ho deciso di utilizzare l'acchiappasogni della Mistrico Filati. Il 35% è lana merinos, il 35% è acrilico, il 30% è poliestere, 50 grammi sono 130 metri. Può essere lavorato con i ferri o l'uncinetto del 5,5-6. Io utilizzerò l'uncinetto del numero 6. L'acchiappasogni è un filato fantastico che, seppur sembra sottile, ma avendo il pelo, deve essere lavorato con un uncinetto grosso proprio per renderlo molto molto morbido. Il suo filo presenta dei micro pompon leggermente visibili e non visibili, quindi questo lo rende ancora più particolare. Inoltre è molto molto morbido ed è soprattutto caldo proprio perché al suo interno abbiamo la lana merinos. Il progetto che andiamo a realizzare, questo maglioncino, può essere realizzato in tutte le taglie. Perché? Perché noi partiremo da una lavorazione a punta sino a creare un quadrato che poi cuciremo dritto e dovremo lavorarlo e aumentare sino alla larghezza delle nostre spalle. Andiamo a vedere come si realizza. Prendiamo il capo, lavoriamo un anello magico, cioè prendiamo il filo, lo giriamo su se stesso 2 volte in questo modo, mantenendolo tra il pollice e l'indice. Prendo il filo, lo passo attraverso l'anello magico, mi lavoro una, due, 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, filo sull'uncinetto, lavoro altre 3 maglie alte, una, due, 3. Mi raccomando, se avete la mano stretta, prendete un uncinetto un pochino, una mezza misura più largo, perché, vi ripeto, essendo con il pelo il filato, tende un poco a tirare. Poi lavorate le 4 maglie alte, lavoriamo una, due, 3 catenelle, filo sull'uncinetto, altre 4 maglie alte, quindi una, due,
3, 4. Quindi abbiamo lavorato 4 maglie alte, 3 catenelle, 4 maglie alte. Adesso tirate un attimo il filo e chiudiamo l'anello magico in questo modo. Abbiamo chiuso. Adesso lavoriamo 1, 2, 3 catenelle, voltiamo il lavoro, lavoriamo le successive 3 maglie alte, una, 2, 3. Poi lavoriamo nell'arco di 3 catenelle 3 maglie alte, una, 2, 3. Lavoriamo 3 catenelle, 1, 2, 3. Giriamo leggermente il lavoro, lavoriamo altre 3 maglie alte, una, 2, 3. Lavoriamo una maglia alta sopra la prima maglia alta, lavoriamo 3 maglie alte sopra le successive 3 maglie alte, una, 2 e 3. In questo modo lavoro 1, 2, 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, volto il lavoro, lavoro 2 catenelle, filo sull'uncinetto, salto le successive 2 maglie alte, vado sulla maglia alta seguente e la lavoro, 2 catenelle, 1, 2, filo sull'uncinetto, salto le successive 2 maglie alte, vado sopra la seguente e la lavoro, 2 catenelle, 1, 2, filo sull'uncinetto, vado nell'arco, mi lavoro una maglia alta, 2 catenelle, 1, 2, maglia alta, poi lavoro 2 catenelle, 1, 2, filo sull'uncinetto, volto leggermente il lavoro, mi lavoro la maglia alta, 2 catenelle, 1, 2, maglia alta, due catenelle, 1, 2, filo sull'uncinetto, mi lavoro la maglia alta successiva. Quindi nell'arco abbiamo lavorato 4 maglie alte separate da 2 catenelle, poi 2 catenelle, filo sull'uncinetto, salto 2 maglie alte, vado sulla seguente e la lavoro, 2 catenelle, salto le successive 2 maglie alte, vado sopra l'ultima maglia alta e la lavoro, poi lavoro 1, 2, 3 catenelle, volto il lavoro, filo sull'uncinetto, vado nel primo arco di 2 catenelle e lavoro 5 maglie alte lavorate e poi chiuse insieme, quindi 1, 2, 3, 4 e 5.
e adesso chiudiamo tutte le maglie insieme. Poi lavoro 2 catenelle, 1, 2, filo sull'uncinetto, salto il secondo arco di 2 catenelle e vado nel terzo e lavoro nuovamente le 5 maglie alte, 1, 2, 3, 4 e 5. Chiudo tutte le maglie insieme e lavoro 2 catenelle, 1 e 2, filo sull'uncinetto, salto l'arco successivo e vado nell'arco centrale e mi lavoro 5 maglie alte, 2, 3, 4, 5, chiudo tutte le maglie insieme, poi lavoro 1, 2, 3 catenelle, volto il lavoro leggermente, mi lavoro nello stesso arco altre 5 maglie alte, 1, 2, 3, 4, 5, chiudiamo tutte le maglie insieme, 2 catenelle, 1 e 2, filo sull'uncinetto, salto il successivo arco di 2 catenelle e vado nel seguente dove mi lavoro nuovamente le 5 maglie alte, 1, 2, 3, 4 e 5. Chiudo le 5 maglie alte insieme, 2 catenelle, 1, 2, salto l'arco seguente di 2 catenelle, vado nell'ultimo arco e mi lavoro le 5 maglie alte, 1, 2, 3, 4, 5, chiudo tutte le maglie insieme, lavoro una catenella per stringere bene il gruppo, filo sull'uncinetto, maglia alta sopra l'ultima maglia alta del giro. Poi lavoro 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, 1, 2, 3, volto il lavoro, filo sull'uncinetto, vado dove ho chiuso le 5 maglie alte e mi lavoro 2 maglie alte, quindi una e 2, filo sull'uncinetto, vado nell'arco, mi lavoro una maglia alta, filo sull'uncinetto, mi lavoro una seconda maglia alta, filo sull'uncinetto, vado sopra la chiusura delle 5 maglie alte, mi lavoro 2 maglie alte, una e 2, vado nell'arco di 2 catenelle e mi lavoro le 2 maglie alte, poi vado sopra la chiusura delle maglie alte, mi lavoro 2 maglie alte, una e 2, vado nell'arco di 2 catenelle tra i gruppi, lavoro una maglia alta, poi ne lavoro altri 3, una, 2 e 3, poi lavoriamo 1, 2, 3 catenelle, filo sull'uncinetto, giro leggermente, lavoro e mi lavoro le 3 maglie alte, una,
2 e 3. Poi lavoro una quarta maglia alta, filo sull'uncinetto, vado sopra la chiusura delle maglie alte, mi lavoro 2 maglie alte, una e 2, filo sull'uncinetto, vado nell'arco di 2 catenelle, mi lavoro 2 maglie alte, una e 2, filo sull'uncinetto, vado sopra la chiusura e mi lavoro le 2 maglie alte, una e 2, 2 maglie alte nell'arco successivo, una e 2, filo sull'uncinetto, vado sull'ultimo gruppo di maglie alte e lavoro 2 maglie alte, una e 2, filo sull'uncinetto e lavoro l'ultima maglia alta. Ed abbiamo iniziato a creare il nostro lavoro. Poi lavoriamo 1, 2, 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta e voltiamo il lavoro. Lavoriamo 2 catenelle, 1, 2, filo sull'uncinetto, salto 2 maglie alte, vado sulla successiva, 2 catenelle, salto 2 maglie alte, vado sulla successiva, 1, 2 maglie alte, salto 2 maglie alte e vado sulla successiva, 1, 2 catenelle, salto 2 maglie alte, vado sulla successiva, 2 catenelle, salto 2 maglie alte e vado sulla successiva. Poi lavoro 1, 2 catenelle, filo sull'uncinetto, vado nell'arco centrale, quello in punta, mi lavoro una maglia alta, 2 catenelle, filo sull'uncinetto, volto leggermente il lavoro e mi lavoro nuovamente maglia alta, 2 catenelle, filo sull'uncinetto, mi lavoro la prima maglia alta, 2 catenelle e proseguo come ho fatto il lato opposto, salto 2 maglie alte e mi lavoro la maglia alta seguente, 1, 2 catenelle, salto 2 maglie alte e vado sopra la seguente, 1, 2 catenelle, salto 2 maglie alte e vado sulla successiva maglia alta e la lavoro, 1, 2 maglie alte, salto 2 maglie alte, vado sulla successiva e la lavoro, 1, 2 maglie alte, salto 2 maglie alte, vado sopra la seguente che sarebbe la nostra ultima maglia alta e la lavoro. Adesso lavoro 1, 2, 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, volto il lavoro e lavoro tutto a maglie alte, sia negli archi che sopra le maglie alte, sino alla punta, sino all'angolo dove faremo il nostro aumento. Quindi in ogni arco di 2 catenelle ci lavoriamo 2 maglie alte, una e 2, maglia alta sopra la maglia alta, 2 maglie alte nell'arco di 2 catenelle, una e 2, maglia alta sopra la maglia alta,
una, 2 maglie alte nell'arco, maglia alta sopra la maglia alta, una e 2 maglie alte nell'arco, maglia alta sopra la maglia alta, 2 maglie alte nell'arco, maglia alta sopra la maglia alta, 2 maglie alte nell'arco, maglia alta sopra la maglia alta. Nell'arco in punta lavoreremo una, 2, 3 maglie alte, poi lavoriamo una, 2 catenelle, voltiamo il lavoro e ripetiamo 3 maglie alte, una, 2, 3, maglia alta sopra la maglia alta, 2 maglie alte nell'arco, maglia alta sopra la maglia alta e procediamo così fino alla fine. Terminato il giro lavoro una, 2, 3 catenelle e volto il lavoro e ripetiamo il giro precedente alle maglie alte, 2 catenelle, 1, 2, filo sull'uncinetto, saltiamo 2 maglie alte, andiamo sopra la seguente e la lavoriamo, 1, 2 catenelle, filo sull'uncinetto, saltiamo 2 maglie alte e lavoriamo la seguente, 1, 2 catenelle, saltiamo 2 maglie alte e lavoriamo la seguente, 1, 2 catenelle, saltiamo 2 maglie alte e andiamo sopra la seguente e la lavoriamo, 2 catenelle, filo sull'uncinetto, saltiamo 2 maglie alte, lavoriamo la seguente, 1, 2 catenelle, saltiamo 2 maglie alte, andiamo sopra la successiva, 2 catenelle, saltiamo 2 maglie alte, lavoriamo la successiva, 2 catenelle, lavoriamo nell'arco, una maglia alta, 2 catenelle, giriamo leggermente il lavoro, lavoriamo maglia alta, 2 catenelle e lavoriamo la maglia alta seguente, poi 2 catenelle, saltiamo 2 maglie alte e lavoriamo la successiva, e lavoriamo così sino alla fine del giro, saltando 2 maglie alte e lavorando la maglia alta successiva separate da 2 catenelle. Terminato il giro lavoriamo 1, 2, 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, voltiamo il lavoro, nel primo arco di 2 catenelle andiamo a lavorare le 5 maglie alte lavorate e poi chiuse insieme, quindi 1, 2, 3, 4, 5. Chiudiamo tutte le maglie insieme, 2 catenelle, 1, 2, filo sull'uncinetto, saltiamo il primo arco di 2 catenelle e lavoriamo il successivo, 1, 2, 3, 4 e 5. Chiudiamo le maglie insieme, lavoriamo le 2 catenelle, saltiamo un arco e andiamo nel seguente, 1, 2, 3, 4 e 5. Chiudiamo le maglie insieme, 2 catenelle,
saltiamo il successivo arco di 2 catenelle e andiamo nel seguente. Lavoriamo le 5 maglie alte lavorate e non chiuse e poi chiuse tutte insieme, quindi 3, 4 e 5. Chiudiamo le maglie tutte insieme, 2 catenelle, saltiamo il successivo arco e andiamo nell'ultimo arco, quello in punta. Lavoriamo le 5 maglie alte, 1, 2, 3, 4 e 5. Chiudiamo le maglie insieme, 1, 2, 3 catenelle per creare un pochino più di spazio, essendo la punta. Voltiamo il lavoro, lavoriamo nello stesso arco il gruppo di 5 maglie alte, 2, 3, 4 e 5. Chiudiamo le maglie insieme, 2 catenelle, 1, 2, saltiamo l'arco successivo di 2 catenelle e andiamo in quello seguente e lavoriamo il gruppo di 5 maglie alte, quindi 3, 4 e 5, e proseguite così fino alla fine del giro. Poi ripetete questa sequenza di giri, tutte maglie alte, maglia alta separata da 2 catenelle saltando 2 maglie alte, il giro seguente tutto maglie alte e poi ripetiamo il giro delle maglie alte, 2 catenelle maglie alte e poi il giro delle 5 maglie alte chiuse insieme, e dovete ripetere questa sequenza di punti, di giri, scusatemi. Quindi partendo dal primo gruppo di 5 maglie alte partiamo da questo gruppo, da questo giro qui, quindi 1, 2, 3, 4 giri, ripetete il giro con le maglie alte chiuse insieme, sempre considerato nella punta, nel gruppo di punta separato dalle maglie alte o dai gruppi, in questo modo, lavorando sempre prima da un lato e poi dall'altro in giri di andata e di ritorno, sino ad arrivare all'altezza delle vostre spalle. Quindi dobbiamo ripetere questa sequenza di 5 giri sino ad arrivare alle nostre spalle. Quindi lavoriamo in giri di andata e di ritorno, ma il lato lungo deve raggiungere la lunghezza delle nostre spalle. Io ho raggiunto l'altezza delle mie spalle, mi fermo con il giro di tutte maglie alte, lavoro una catenella e stacchiamo il nostro filo. Ed ho terminato la prima parte. Adesso vi faccio vedere come si presenta. Ecco come si presenta il lavoro. Vedete che siamo partiti da un triangolo, pian piano abbiamo lavorato gli aumenti, i giri lavorati sono tutto maglie alte separate da 2 catenelle saltando le 2 maglie alte, il giro successivo tutto maglie alte, ricreiamo maglia alta, 2 catenelle maglie alte, questo giro di spazio, il giro con tutte maglie alte, le 5 maglie alte chiuse insieme, e proseguo così sino a raggiungere l'altezza delle mie spalle. Qui è l'angolo dove noi facciamo i nostri aumenti, quindi ho chiuso il giro dove abbiamo tutte maglie alte, quindi l'ultimo giro con il penultimo, scusatemi, abbiamo le 5 maglie alte chiuse insieme, quindi poi ho lavorato il giro di tutte maglie alte, il giro di archi e chiudo con tutte maglie alte. Allo stesso modo lavorate un altro quadrato
perché in effetti poi ci viene come un quadrato, e ci rivediamo dopo per vedere come continuare a lavorare. Io ho terminato anche la mia seconda parte, lavoro una catenella, stacco il filo, qualcosina in più perché dobbiamo cucire sulle spalle, e tiro il filo. Devo dirvi che durante la lavorazione io ho effettuato una modifica. Allora, noi abbiamo sempre lavorato in giri di andata e di ritorno, un giro maglia alta, o un giro maglia alta separata da due catenelle saltando due maglie di base, il giro, la maglia alta iniziale, le 5 maglie alte chiuse insieme, saltavamo un arco di 2 catenelle, lavoravamo il successivo. Giro successivo, tutto maglie alte, il seguente la maglia alta separata da 2 catenelle saltando 2 maglie di base, poi lavoravamo il giro di tutte maglie alte, ripetevamo il giro della maglia alta 2 catenelle maglia alta e il giro delle 5 maglie alte chiuse insieme saltando un arco di 2 catenelle, questo diciamo un arco sì e un arco no, questo sino a raggiungere, avevamo detto, la larghezza delle nostre spalle. Quando sono arrivata quasi allo stremo, alla fine, a me non piaceva più saltare un arco, quindi lavorare un arco sì e un arco no, ma bensì ho lavorato tutti gli archi. In tutti gli archi ho lavorato 5 maglie alte chiuse insieme e poi, come vi dicevo, di terminare con il giro di tutte maglie alte. Quindi ho lavorato il giro di tutte maglie alte, un giro di maglia alta 2 catenelle maglia alta saltando le 2 maglie alte e terminando col giro di tutte maglie alte, perché in effetti man mano che salivo mi sono resa conto che saltando un arco veniva un po' troppo tirato il lavoro. Quindi adesso che ho terminato anche la seconda parte, sovrappongo le due metà facendole combaciare in questo modo, la parte di sotto così. Un lato deve essere dove noi abbiamo iniziato, quindi dovete farli combaciare bene così. Quindi vado a cucirmi la parte delle spalle in questo modo, a destra e a sinistra. Scegliete voi quanti centimetri vi piace per la spalla, sia a destra che a sinistra. Mi raccomando, come vi dico sempre, fate combaciare bene tutte le maglie. Iniziamo a cucire. Quindi inserisco l'ago, e inizio a cucire. Come vi ho detto tante volte, inserisco l'ago prendendo una volta il filo da un lato e 2 volte nella parte opposta. Faccio un altro passaggio perché rafforzo la cucitura estrema. In questo modo, quindi vado nella maglia accanto, prendo 2 fili, vado nella corrispondente e ne prendo uno e prendo 2 e procedo così sino a raggiungere i centimetri che vi servono per la vostra spalla. Io ho raggiunto i centimetri che mi servono per la spalla, li misuriamo, quindi per la mia spalla io chiudo 11 centimetri, quindi vado a chiudermi la spalla
per 11 centimetri. Voi naturalmente vi regolate secondo il vostro lavoro. Faccio il doppio passaggio come sempre per rafforzare, mi nascondo il filo tra la cucitura e stacco il filo. Allo stesso modo cucite la parte contraria, poi prendiamo il laterale, qui uno dei due laterali, qui adesso mi è capitato dove abbiamo iniziato la lavorazione, mi vado a segnare perché poi quindi andiamo a prendere adesso la misura segnandola con un marcapunti dalla spalla al sottobraccio. Nel mio caso io vado a lasciarmi in sospeso 17 centimetri perché il filato cede, quindi mi va bene come misura. Quindi vado a segnarmi con il marcapunti qui, quindi io lascerò 17 centimetri e andrò a cucirmi tutta la parte inferiore, quindi segnerò qui col marcapunti, lascerò questo spazio qui e andrò a cucirmi questo. Ricordatevi che un lato noi l'abbiamo curvo, in questo modo. Quindi mi vado a segnare con il marcapunti i centimetri, abbiamo detto 17 centimetri nel mio caso, ma voi naturalmente prenderete la vostra di misura. E vado a cucirmi la parte inferiore. La parte inferiore inizieremo a cucirla qui, da dove abbiamo il giro delle maglie alte, non dalla punta. Quindi mettendo punta a punta inizio a lavorarmi qui, lascerò questo spazio aperto. Inserisco l'ago tra qualche maglia per non arrivare proprio in punta. Faccio un altro piccolo passaggio per sicurezza, in modo che non scappi il filo. Lo faccio corrispondere alla parte opposta e inizio a cucire sin dove ho messo il marcapunti. Quindi prendo due fili da un lato, un filo corrispondente dall'altro e tiro un filo di qua, due alla parte opposta e tiro e cucio sino ad arrivare dove abbiamo messo il marcapunti. Ho terminato di cucire il mio laterale, come sempre faccio il doppio passaggio per chiuderlo bene, nascondo già il filo tra le maglie in questo modo e taglio. In questo. Allo stesso modo cucirò il laterale opposto dalla punta questa volta fino al sottobraccio e lascerò aperta la parte del sottomanica. Adesso giriamo
sul dritto il lavoro, lo sistemiamo, togliamo il nostro marcapunti e reinseriamo l'uncinetto qui dove abbiamo terminato la nostra cucitura. Inserisco l'uncinetto, lavoro 1, 2, 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, 1, 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, vado a lavorarmi una maglia alta qui dopo lo spazio, 2 catenelle, 1 e 2, filo sull'uncinetto, lascio questo spazio qui e vado qui dove abbiamo la chiusura tra le maglie alte nella lavorazione verticale e mi lavoro una maglia alta e lavoro così per tutto il giro. In effetti adesso dobbiamo richiamare la nostra lavorazione. Termino il giro lavorando una maglia bassissima sopra la nostra prima maglia alta, quindi sopra la terza catenella. Lavoro la maglia bassissima ed ho chiuso il giro. Adesso lavoro 1, 2, 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, vado nell'arco di 2 catenelle e lavoro 1, 2 maglie alte, vado sopra la maglia alta successiva e la lavoro. Adesso continuo così in giri in tondo, quindi lavorazione in tondo, seguendo il disegno che abbiamo lavorato sia per il davanti che per il dietro e raggiungiamo la misura della manica che più preferiamo. Allo stesso modo lavoriamo anche la parte opposta. A tra poco. Ho terminato di lavorare la manica, lavoro una catenella e stacco il filo. Estraggo il filo ed ho lavorato le mie 2 maniche. Una e 2. Adesso prendiamo la parte dove abbiamo lasciato in sospeso la parte tondeggiante, inseriamo l'uncinetto nella punta qui dove abbiamo iniziato a cucire, estraiamo il filo e lavoro 1, 2, 3 catenelle, filo sull'uncinetto, vado a lavorarmi una maglia alta nella stessa maglia di base, non la chiudo, lavoro una seconda maglia alta nella stessa maglia di base e non la chiudo, poi chiudo entrambe le 3 maglie alte insieme. Vado a lavorare una maglia bassa qui dove abbiamo iniziato il lavoro e ripeto 1, 2, 3 catenelle che sono la prima maglia alta, filo sull'uncinetto, maglia alta nella stessa maglia di base qui, la lavoro ma non la chiudo, lavoro un'altra maglia alta, la lavoro e poi chiudo entrambe le 3 maglie alte insieme. Vado qui dove abbiamo l'altra parte del nostro lavoro e lavoro una maglia bassa e ripeto
le 3 maglie alte chiuse insieme, maglia bassa. In questo modo lavoriamo una sorta di bordino. Poi nascondiamo tutti i fili, una bella vaporizzata, mi raccomando, per questo filato che è un filato peloso, di vaporizzare al rovescio con un panno umido. Ci vediamo dopo.